Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo. Ditemi una cosa, chi di voi non ha mai avuto un attimo di confusione o almeno di esitazione al momento di dover usare queste 4 parole? È un classico problema che hanno tutti, e dico tutti, gli studenti di italiano. Ma voi non vi preoccupate, avete me. Infatti, se rimarrete fino alla fine di questo video, sono sicura che non avrete più dubbi su come e quando usare queste 4 paroline. Scommettiamo? Perfetto, eccoci qui. Iniziamo subito a parlare di bene. Questa parolina, a differenza delle altre 3 che vedremo in seguito, è un avverbio, più precisamente un avverbio di modo. Cosa significa questo? Significa che la parolina bene serve a descrivere come si svolge un'azione e, di conseguenza, si usa sempre in relazione a un verbo. Per esempio, canto bene, suono bene, parlo bene e così via. Come vedete, bene descrive come facciamo l'azione espressa dal verbo. In particolare ci dice che la svolgiamo in maniera appropriata, soddisfacente, in modo corretto. Il contrario dell'avverbio bene è male, quando appunto facciamo qualcosa in maniera non corretta. Per esempio, io parlo male il tedesco. Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ma ora passiamo alla parola bravo. Innanzitutto dobbiamo dire che bravo è un aggettivo e di conseguenza è declinabile. Come tutti gli altri aggettivi, è possibile concordarlo per genere e numero con il sostantivo a cui si riferisce e quindi possiamo avere bravo, ma anche brava, bravi o brave. Ma quando si usa questo aggettivo? Beh, è molto semplice. Lo usiamo per fare un apprezzamento al talento, alla capacità di una persona di fare qualcosa come si deve. Solitamente è seguito dalla preposizione in quando si usa in riferimento a una disciplina, con quando si usa in riferimento a persone o oggetti, a quando si usa in riferimento a un verbo all'infinito. Per esempio, Mario è molto bravo in geometria. Oppure, Angela è molto brava con gli indovinelli. O ancora, Rocco è molto bravo a cucinare. L'altro giorno ha preparato una parmigiana deliziosa. Attenzione però, se bravo è seguito da un sostantivo, allora il suo significato cambia. Infatti, se dico Marta è una brava ragazza, quello che sto comunicando è che lei si comporta bene, agisce in maniera appropriata rispetto alle regole. Quindi fate molta attenzione perché su questa differenza si sbagliano in molti. Anzi, fatemi aggiungere una cosa. Se usiamo bravo, come vi ho mostrato nel primo caso, allora il suo opposto, il suo contrario, sarà incapace, incompetente. Se invece usiamo bravo con il secondo significato, allora il suo contrario sarà cattivo. Ecco alcuni esempi. Agnese è brava a guidare. Agnese è incapace a guidare. Agnese è una brava persona. Agnese è una cattiva persona. E voi siete buoni o cattivi? Scegliete da che parte stare. Ora tocca a bello. Chiaramente anche bello è un aggettivo e pertanto è declinabile, quindi avremo bello, bella, belli, belle.
si usa in riferimento all'estetica di un luogo, di un oggetto, di una persona. Quindi se io vi dico che una cosa è bella, significa che mi piace la sua apparenza, che mi piace la sua estetica. Il contrario sarà brutto. Per esempio, questa maglietta è davvero bella, per questo dovete acquistarla nel nostro negozio online, l'Ernamo Collection. Questa, invece, è brutta. Wow! Ma cosa c'è qui? Un subscribe! Bla 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 bla. Infine, abbiamo l'aggettivo buono o buona, buoni, buone. Questo aggettivo esprime la qualità di un oggetto, di solito la bontà, il gusto. Per esempio, il gelato italiano è davvero molto buono. Oppure, questo risotto è davvero buono. Ah, a proposito di cibo italiano, avete già visto il mio video in cui vi presento i piatti tipici di ogni regione? Beh, se non lo avete ancora fatto, dategli un'occhiata, mi raccomando, soprattutto se siete appassionati di cucina italiana. Ah, quasi dimenticavo! Buono si può anche usare in riferimento alle persone, per dire che sono generose, altruiste. Per esempio, mio padre è davvero molto buono, anche se qualche volta mi comporto male, non mi rimprovera mai. Ok, siamo giunti alla fine di questa lezione, ma come sempre ho un compito per voi. Scrivetemi almeno una frase utilizzando ciascuna di queste 4 paroline. Cercherò di correggervi se farete errori. Vi aspetto! Ah, e se vi va, dopo aver scritto il commento, passate dal nostro sito. Ci sono gli esercizi automatici. A presto!